Salve a tutti e bentornati a Dreams from the Coffin, la rubrica che parla dei miei sogni. Io sono Hank Coffin, in arte Coffin Owner, ma ho tanti di quei nomi. Comunque, il sogno che voglio raccontarvi oggi è stato fatto il 16/03/2013 e ha un titolo molto semplice: Alce. Soltanto una precisazione prima di cominciare. In questo sogno c'è un uomo con la testa di pomodoro chiamato Dougie Ho. Tale persona era ovviamente realmente presente nel mio sogno, ma l'aspetto e il nome sono, come dire, una richiesta. Il sogno inizia con la visione di una villetta a 2 piani, situata sopra una collina molto ripida. L'inquadratura parte dal cancello esterno, di ferro, e che si affaccia sulla strada completamente deserta. Intorno alla villa non c'è assolutamente niente, se non colline verdi che sembrano direttamente uscite dallo sfondo di Windows XP. Anche il giardino della villa è completamente fatto d'erba, senza alberi, senza siepi, senza fiori e senza qualsiasi altra cosa che potrebbe tranquillamente stare in un giardino. Con me nel giardino della villa ci sono il mio amico Dougie Ho e 2 signori sulla cinquantina. Stiamo discutendo sulla realizzazione di un ipotetico cortometraggio su un personaggio chiamato il Marchese. Il presunto copione parla del Marchese che ospita a casa sua un certo Galeazzi e sentendo questo nome chiedo: ma perché Galeazzi? Facciamo che ospita un conte o qualcosa del genere. Ma vengo azzittito con una risposta da Marchese, ovvero: non fare domande inferiori. nel cortometraggio in questione io faccio la parte del fratello drogato del Marchese che viene nascosto in casa per evitargli di fare una brutta figura con gli ospiti. Ovviamente scappo dal nascondiglio e comincio subito a fare stupidaggini. In questo caso ho dei guanti giganti a forma di zampa di gatto e miagolo chiassosamente in giardino. Ad un certo punto cerco di saltare addosso agli ospiti, sempre miagolando ovviamente, mentre allo stesso tempo il Marchese tenta di toglierli dalle mie grinfie. Finita la scenetta, Dougie Ho decide di cambiare inquadratura, ma veniamo interrotti da dei bambini chiassosi scesi all'improvviso da un autobus che si è fermato davanti alla villa. I bambini non si fanno certo problemi, entrano subito nel giardino e cominciano a fare un casino pazzesco. E mentre io e gli altri tentiamo invano di spiegargli che è una proprietà privata e non possono stare lì, dall'altra parte del prato irrompe un'alce gigantesca, oscura e deforme. L'animale ha una pigmentatura talmente scura da nascondere qualsiasi tratto anatomico, fatta eccezione per le corna che sono di un arancione acceso. Le zampe posteriori sono circa un quarto di quelle anteriori, che già sono ben più lunghe di quelle di un animale normale. Nonostante questa evidente deformità, è molto agile e corre senza nessuna difficoltà. Dopo aver sbuffato, l'animale comincia a caricarci. I primi ad essere colpiti sono proprio i bambini. Tuttavia rimbalzano come palline di gomma senza farsi niente. I secondi ad essere incornati invece sono i 2 nostri ospiti che vengono slanciati al di là della strada dove rimangono immobili. Io e Dougie Ho invece scappiamo dentro la casa, che è buia e caotica, piena di mobili messi a casaccio, come se qualcuno avesse avuto l'intenzione di traslocare ma poi avesse cambiato idea a metà strada. In fondo a un corridoio ci dividiamo e io salto una scrivania per poi nascondermi dentro un armadio. È completamente buio e non riesco a vedere niente, ma sento benissimo l'animale che corre lungo le stanze, sbattendo le corna ovunque e facendo un suono molto inquietante. Ad un certo punto cala il silenzio. Apro lentamente l'armadio e mi ritrovo in una sala d'aspetto di un ospedale. C'è un'infermiera seduta dietro a un tavolo che ha la forma di una luna. Tento di spiegarle cosa mi è successo, ma lei risponde in una strana lingua distorta che non riesco a capire. Mentre mi parla, la terra viene scossa improvvisamente da un violento terremoto e le ultime cose che ricordo di aver visto prima di svegliarmi sono delle carte da gioco nere sul tavolo dell'infermiera. E questo, amici miei, era il sogno dell'alce. Fu piuttosto inquietante, se devo essere sincero.
Come al solito, se il video vi è piaciuto, condividetelo e commentate. Da Hank per oggi è tutto, arrivederci, al prossimo sogno.